Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati nella mia cucina. Iniziamo subito l'anno con una nuova ricetta veramente semplice. In realtà, essendo talmente facile l'esecuzione di questa ricetta, per renderla diversa da tutte quelle che si trovano in giro, vado a fare due passaggi che secondo me sono fondamentali nella lavorazione del pesce e nel risultato finale. Andiamo dunque a vedere come si realizza l'orata all'acqua pazza. Cosa ci occorre per realizzare il piatto? Ovviamente il primo elemento che dobbiamo avere è l'orata. Qui o un'orata, o un branzino, o un pagello, quello che preferite, qualsiasi tipo di pesce va bene con questa ricetta. Ci servirà una pezzatura che sia intorno ai 400-500 grammi. Ovviamente, neanche a dirvelo, cercate sempre di acquistare il pesce il più fresco possibile. Utilizzerò un rametto di prezzemolo fresco, sia il gambo che le foglie. Utilizzerò una ventina di pomodorini, io qua ho il pixel, lo preferisco, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di pomodoro, potete andare con il datterino, con il ciliegino, potete arrivare anche a sconfinare fino al camone, non importa, quello che avete a casa o che preferite. Ci occorre una manciata di olive nere, queste qui sono quelle di Gaeta, una manciata di capperi dissalati, lavati, asciugati e pronti per essere utilizzati, 1-2 spicchi di aglio fresco, una patata piccola o anche mezza patata grande, 30 g di zucchero, 30 g di sale, 1 litro di acqua naturale, anche quella del rubinetto, un bicchiere di vino bianco, sceglietelo possibilmente di buona qualità e fermo, un bicchiere di acqua naturale, olio extravergine di oliva, un po' di sale e un po' di pepe. Passiamo subito alle operazioni preliminari di pulizia del pesce, ma prima sigla! La prima operazione che dobbiamo fare è quella di andare a ripulire completamente il pesce. Qui sono state tirate via le interiora, quindi è già stato pulito, io gli ho dato un'altra ripassata, questo è fondamentale. Altra cosa fondamentale è da tirare via le branchie all'interno. Queste qua nella cottura rilasciano un amaro, quindi le andiamo ad eliminare. Possiamo farlo così con le mani come faccio io, anche con una forbice che è più semplice, e le tiriamo via. Ci aiutiamo con una forbicina nelle parti più coriacee. Cosa fondamentale, qui dentro abbiamo la spina che corre da questa parte, qui vediamo tutte queste parti qui nere, queste qui sono rimasugli di sangue coagulato che è rimasto sotto. Noi se andiamo a fare questa operazione, vedete, andiamo a tagliare questa parte qui, proprio sulla spina, vedete, in questo modo qua. Questa parte qui la possiamo eliminare, anzi dobbiamo eliminarla, perché questa parte qui è una parte che può rendere la cottura amara del pesce. Quindi anche qui apriamo l'acqua e andiamo a eliminare questa parte qua. Vedete come appare molto più chiara la parte interna, questo eviterà di dare quel sapore troppo amaro. Dopodiché andiamo a tirare via la pinna dorsale, questa qui sopra. Tiriamo via le due pinne laterali anche qua, elimino anche le due pinne anali, queste qui, due. Anche qua sotto l'orata è provvista di una pinna, la vado a tagliare. L'unica che lascio è la pinna caudale, questa qui, perché comunque non ci darà fastidio nella cottura. Quello che dobbiamo fare, ma io consiglio sempre di farvelo fare dal vostro pescivendolo perché sennò vi imbratta tutta la cucina, è quella di andare a tirare via anche le lische che sono fondamentali. Questa è un'operazione piuttosto semplice, se non l'avete fatta fare in pescheria, andate con il dorso del coltello in questo senso e andiamo proprio contropelo alle lische, quindi facendo questa operazione, in questo caso sono andate via quasi tutte, però qualcuno c'è ancora, sotto l'acqua aperta perché sennò fate un disastro, andate così e tirate via tutto. Pesce pulito e passiamo alla seconda fase che è quella della salamoia, fondamentale per aromatizzare un pesce come questo. Come si realizza questa salamoia? Allora, abbiamo pesato dentro dei contenitori 30 g di zucchero e 30 g di sale. Faremo una salamoia 30-30, cioè 30 g di sale e 30 g di zucchero in 1 litro di acqua. Quindi cosa facciamo? Mettiamo il nostro pesciolino dentro un contenitore come questo, capiente, andiamo a versare
nel contenitore dell'acqua i 30 grammi di zucchero e i 30 grammi di sale, mescoliamo per bene in modo che entrambi si sciolgano perfettamente e successivamente versiamo il composto sopra il pesce. L'importante, come in questo caso, che sia completamente coperto. Se ci volesse più acqua per coprirlo, ovviamente la proporzione è sempre 30-30 su un litro, quindi se dovete raddoppiare fate 2 litri 60-60. Lo teniamo in frigorifero per una decina di minuti, non di più, e poi possiamo riutilizzarlo. Nel frattempo che il pesce è in marinatura ci occupiamo del prezzemolo, quindi andiamo a separare le foglie, queste foglioline qui, il più possibile, dai gambi. In realtà in questa ricetta saranno fondamentali i gambi quanto le foglie, quindi ci conviene fare un'operazione di questo genere. Vado a recuperare già parte dei gambi e li tengo da parte e poi continuo a recuperare le foglioline del prezzemolo. Il pesce all'acqua pazza è una ricetta prettamente campana. Diciamo che viene definita così perché si utilizza il vino bianco, quindi una stravaganza nella solita cottura, magari che può essere fatta in padella o in forno. Invece di utilizzare la solita acqua, si utilizza acqua con il vino, quindi diciamo da qui il nome acqua pazza. Mettiamo da parte il prezzemolo, andiamo a pelare la patata e andiamo a tagliarla in piccole dadini. Non è importante che siano precisi, se li facciamo più piccoli li facciamo meglio è, perché così cucineranno il meno possibile. Ora le volte delle olive io le ho prese non denocciolate, quindi devo andare a denocciolare perché ci servirà che non sia presente il nocciolo all'interno. Ora all'interno di un contenitore andiamo a mettere un po' di olio extravergine di oliva, una abbondante manciata di prezzemolo tritato, un po' di pepe e andiamo a schiacciarci dentro uno spicchio d'aglio. Eliminiamo come sempre l'anima interna, questa qua. Schiaccia aglio all'interno e andiamo dentro. Mescoliamo bene il tutto e recuperiamo l'orata. Tamponiamo l'orata dopo averla lavata sotto l'acqua tirata via dalla salamoia. Andiamo a spennellare il pesce con l'intruglio che abbiamo fatto di prezzemolo e aglio. Partiamo dall'interno, spennelliamo bene. Poi chi vuole può utilizzare anche del limone. Mi raccomando, se decidete di utilizzare il limone, non mettetelo a fette dentro il pesce, perché nella cottura quello rilascia un amaro che non finisce più, non va bene. Piuttosto, se gradite il sapore del limone, tagliate un po' di zeste e gliele andate a mettere sopra o dentro. Quelle si possono utilizzare. Andiamo a metterlo anche tutto, tanto ne abbiamo utilizzato. La farciamo bene all'interno con questo intruglio e andiamo adesso ai fornelli. Padella ben calda sul fuoco, aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva, dentro con uno spicchio d'aglio in camicia e aggiungiamo i gambi del prezzemolo. Andiamo ad eliminare i gambi del prezzemolo e l'aglio. Vado a mettere dentro i pomodorini. Io i pomodorini li metto dentro interi perché voglio che si rosolino bene dappertutto prima di essere aperti. Ho bisogno che siano belli tostati. Vado a togliere qualche pomodorino che mi servirà per la decorazione. Ne tolgo via 3 e gli altri li schiaccio con una forchetta. Così, in questa maniera. Così facendo, avendo rosolato, caramellizzato un po' i pomodori, avremo un sapore diverso
nel nostro sughetto, che è fondamentale anche in questa ricetta. Inseriamo le olive nere, i capperi all'interno, facciamo un po' di spazio all'interno della casseruola e andiamo dentro col pesce. Voilà, perfetto. Ora aggiungiamo per primo un bicchiere di acqua e solo quando riprende il bollore andiamo dentro con l'ingrediente segreto, l'acqua pazza, il vino. Mi raccomando, non buttiamolo sopra il pesce, buttiamolo lateralmente. Questo perché così facendo almeno il vino non evaporerà troppo facilmente, quindi diciamo che darà quel tocco di acidità che ci serve in questo piatto. Cosa fondamentale, mi raccomando, non superiamo il livello della metà del pesce perché altrimenti poi dopo diventa veramente troppo. Aggiungo le patate all'interno, i cubetti. Le anneghiamo bene, queste si devono cucinare, queste devono poi lasciare gli amidi e legare bene la salsetta. Ora, dal momento in cui andrà di nuovo a bollore, andiamo a coprirlo, non totalmente con un coperchio, lo lasciamo andare in base alla pezzatura, parliamo tra i 15-17 minuti, in alcuni casi si può arrivare anche fino a 20. Dipende poi ovviamente anche dal peso del pesce. Tanto in tanto andiamo anche a ricoprirlo con il sughetto. Ormai ci siamo, vedete l'occhio come è diventato bianco e la pelle, vedete, viene così facilmente. Allora andiamo adesso a tirare via il pesce, stando attenti a non romperlo. Alzo un po' la fiamma e faccio restringere ancora un po' il sughetto. Inserisco il sughetto dentro un brick. Utilizzo un colino come questo qua e vado a colargli dentro l'intruglio. Questo ci darà modo di avere un effetto cremoso senza diventare frullato, che diventerebbe poi troppo denso per questo tipo di ricetta. Invece così abbiamo tutti i sapori, tutti gli umori e la consistenza giusta per accompagnare il pesce. Questo è l'effetto che abbiamo ottenuto. Ci tengo a precisare che con questo sughetto qui voi ci potete fare una pasta che è la fine del mondo. Non essendo però questo il caso degli spaghetti, andiamo a ripulire il pesce. Allora, come vi possiamo vedere qui, l'occhio è bello bianco, la pelle del pesce viene via facilmente. Nel dubbio, comunque, mi raccomando, sappiate che il pesce è meglio cucinarlo meno piuttosto che farlo stare qualche minuto in più. Andiamo a eliminare tutta la parte esterna. Vedete come viene via anche la parte della lisca, veloce. Via la lisca. Passiamo ora all'impiattamento. Andiamo ad aggiungere i pomodorini interi che abbiamo preventivamente cotto. Ne abbiamo messi 4, lasciamo che siano 4. Aggiungiamo l'acqua pazza frullata in questa maniera. E vado a finire con un po' di prezzemolo. Ed eccola qua, l'orata all'acqua pazza, la mia versione. Prontissimo, forchetta, coltellino, andiamo alla prova dell'assaggio. La meraviglia delle meraviglie. Allora qua vado a prendere questo pezzettino centrale, ovviamente si taglia che è un piacere. Andiamo a inserirlo, guardate come cotto bene, bianco, fatto la carne sode, compatte. Vediamo di mettere un po' anche di sughetto perché qua è la parte fondamentale qua del pesce, del piatto all'acqua pazza. Se togliamo l'acqua pazza rimane solo l'acqua e quindi pesce all'acqua. Mi metto qui a favore di camera e andiamo.
Il sapore è qualcosa di eccezionale, è un piatto che come vedete si fa veramente in maniera proprio veloce. Ha le origini campane, ha delle sue regole, è molto semplice, in realtà qua si prende, si butta tutto dentro la padella o nel forno, si fa andare, si mangia, si gusta, è finito lì. Qui abbiamo cercato di renderlo un pochino più elevato come piatto, diciamo che alla fine è davvero eccezionale, sia in un modo che in un altro. Io lo preferisco così, ovviamente, perché non ci sono tutti i pezzettini di pomodoro, di patata e soprattutto la pelle del pomodoro. Nota importante, è vietatissimo gettare via il sughetto che è rimasto, con quello ci si fa uno spaghetto, dei fusilli, quello che volete, però mi raccomando usufruitene, perché tutta l'acqua di cottura del pesce è fuoriuscita e si è aggiunta amalgamandosi alla perfezione con il pomodoro. Il vantaggio di questa ricetta è che può essere fatto con qualsiasi pesce, poi in realtà con ogni pesce che rilascia il suo sapore si avrà poi una sfumatura diversa, quindi provatelo effettivamente con tutti i tipi di pesce che mi viene in mente. Spero che come ricetta vi sia piaciuta, vi sia venuta voglia come sempre di provarla, riprovarla e proporla. Se così fosse scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale se vi fosse venuta voglia. Vi do un grande abbraccio per questo inizio di nuovo anno e ci vediamo come sempre alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Carpa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, siamo in pieno inverno, mi è venuta già voglia di andare al mare.